Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Con i tarocchi interattivi di oggi, il vostro vero amore vi parlerà di lui o lei. Chi è, dove vive, cosa sente, cosa pensa, cosa farà soprattutto e anche le sue lettere di riferimento. Insomma, tutto quello che con questo selfie vorrà dirvi, che poi significa autoscatto, che vi farò anche vedere. Subito dopo la sigla, con 3 varianti, facciamo questo selfie del tuo vero amore. Prepariamo le nostre 3 varianti per questo interattivo dove andremo a fare un selfie, del vostro vero amore, E come al solito vi ricordo che è un interattivo, quindi come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, sapete che dovete lasciarlo andare e passare oltre, perché significa che non è per voi. Poi vi ricordo anche che questo video, questo interattivo ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione. Quindi vale da quando voi lo vedete, a prescindere da quando viene pubblicato, quindi anche fra 2 mesi, 3 mesi, insomma, da quando voi lo vedete. Aggiungo ancora queste carte e andiamo a farci questo selfie, metaforicamente parlando, dove andremo a vedere cosa sente, cosa pensa, chi è il vostro vero amore. E cercherò anche, insomma, di dirvi, per quanto possibile, le iniziali del nome e del cognome e vi farò anche vedere una fotografia, questo selfie, insomma. Aggiungo ancora queste carte. E gli oggettini. Cuoricino per la variante numero 1 che simboleggia la passione. Orologio che è il tempo che va sempre avanti e per noi è adelante che ci gusta per la variante numero 2. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con l'elefantino che simboleggia la forza. Quindi focalizzatevi bene su una di queste 3 varianti e io andrò a farvi questo selfie del vostro vero amore. Vi lascio un po' di tempo per pensare. Ok, cuoricino, iniziamo con te. Suerte, cuoricino, per te. Andiamo a farci questo selfie del tuo vero amore. Innanzitutto vediamo chi sei tu, cuoricino. Cuoricino, sei di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Ma potresti anche essere di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Chi sei tu, cuoricino? Sei una persona molto molto passionale, perché lo vedo di qua,
una persona che quando fa un qualcosa, ci mette proprio tutta la sua passione, insomma non fai le cose per caso, le fai perché, ci tieni, ci metti tutto, ci metti passione. Però devo dirti questo, cuoricino, che adesso come adesso, penso che, tu sia in un momento dove hai la possibilità, con questa carta del sole, di realizzare tante cose nella tua vita. Di fatto però, loro qua mi dicono che c'è un qualcosa che, ti vincola, la vedi? C'è un vincolo, c'è un qualcosa, è come se tu dovessi affrontare un qualcosa di, penso sicuramente importante per te, ma che allo stesso tempo potrebbe anche un po' spaventarti. Spaventarti nel senso, insomma è un qualcosa di, così importante che ti crea sicuramente magari un po' di agitazione, un po' di stress, Non escludo che possa essere un qualcosa che ha a che fare, con la tua famiglia. Ehm, ed è, a mio avviso, adesso metto giù altre carte perché voglio chiarire. È un qualcosa dove tu, ehm, hai già lavorato tanto, ti sei impegnata o impegnato molto, loro fanno vedere questo. C'è stato un grande impegno da parte tua circa questa situazione. Posso dirti che, una delle cose che ci fanno vedere anche loro qua è che, il cuoricino è sicuramente innamorata o innamorato. Non escludo che questa cosa che ti ho detto prima possa far riferimento anche a questo amore, e dove peraltro c'è amore corrisposto. Io qui ho, queste 2 carte che simboleggiano proprio quello. Io qua ci vedo un amore corrisposto nella vita del cuoricino, cuoricino, oltre che essere molto passionale, come ti dicevo prima, io ci vedo che sei una persona anche molto dinamica. Dinamica cosa intendo? Una persona, che sarebbe sempre in movimento, che, sarebbe sempre, come ti posso dire, dinamica, intraprendente, creativa o creativo, insomma, fare, 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 io ci vedo per te. Ehm, e sei un qualcuno che secondo me sottovaluta le sue possibilità. Questa carta ci parla di possibilità e poi c'è questa torre. È come se tu sottovalutassi quello che sono, le tue capacità, perché ci sono, le hai, ma secondo me con questa torre è come se tu, mhmm, ti sottovalutassi, cuoricino, e c'è questa temperanza. Per me la temperanza sta anche a significare comunque, ottime possibilità, magari nel tempo. Quindi non sottovalutiamoci, qui c'è questa ruota, ci sono delle cose che nella tua vita si ripetono ciclicamente e non escludo, oltre al fatto di averti detto che potresti sottovalutare le tue possibilità, che tu abbia sperimentato di recente,
una chiusura con un qualcosa, perché qui c'è questa torre che mi sta parlando proprio di quello. E mi viene da dire che tu possa aver di recente sperimentato una chiusura anche dal punto di vista sentimentale. Non per tutti, questo è un interattivo, però c'è stato un qualcosa che si è fermato, dove prima, vedi, c'era questa carta di soddisfazione e di, abbondanza, sentimentalmente parlando, e poi ho questa. Quindi un qualcuno, che si è comportato con te, in maniera, secondo me non proprio positiva. È come se, fosse venuto fuori il carattere, di una persona, un qualcosa che probabilmente tu non ti aspettavi, e infatti vedi abbiamo questo re di spade, che, ti ha causato, diciamo, questa, insomma, sofferenza. Questa è una carta di, nuovamente, stress, ansia. È una carta che ci parla anche appunto di una situazione pesante emotivamente parlando da sopportare. E di fatto vedi, c'è questa carta dove ci portiamo, ecco, un po' il peso di questa situazione che ti ho detto. Cuoricino, questa o questo, per me sei tu. E adesso andiamo a parlare del tuo vero amore. Innanzitutto vediamo i segni zodiacali. Il vero amore del cuoricino, per me, è di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, potrebbe anche essere, di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Il vero amore del cuoricino è più giovane del cuoricino, c'è una differenza di età. Per me lui o lei, è più giovane di te, oppure può esserci, ecco, una notevole differenza di età fra voi due, mh? Ehm, è una persona, a mio avviso, pochino pigra, un po' svogliata. Una persona che è un po' come te, cuoricino, sa di avere delle possibilità però non le coglie, talvolta non le coglie, o non si impegna abbastanza, ma questa è una carta che ci parla di poco desiderio di fare, pigrizia. Allo stesso modo ti posso dire che, un po' come ci avevano fatto vedere prima per te, guarda, anche per lui c'è, questa situazione, sta sperimentando, una un'energia, secondo me, di costrizione. C'è un qualcosa che lo vincola e c'è un qualcosa che, non gli permette di essere completamente quello che lui o lei vorrebbero essere, perché queste 2 carte mi dicono questo e ce l'avevo anche per te. Non escludo che con questo tuo vero amore, ecco, possano esserci, diciamo, magari, ecco, dei, problemi in sede alla relazione. Cosa intendo? Magari l'impossibilità di frequentarsi, piuttosto che, insomma, un qualcosa, che vincola te e allo stesso tempo ci vedo anche lui.
Penso che il tuo vero amore, cuoricino, faccia o il tuo stesso lavoro o che abbiate in comune un qualcosa, quindi o siete colleghi di lavoro oppure avete una passione, un qualcosa che vi accomuna. Magari lo stesso modo di fare, piuttosto che ci sono delle cose che fate insieme, degli hobby, faccio degli esempi, può essere anche l'andare nella stessa palestra, è un esempio, eh. Il tuo, vero amore, cuoricino, io lo vedo, che vive, secondo me, mhmm, in un posto che non è, né di mare e né di montagna, una via di mezzo ce l'ho. Non al mare, non in montagna, insomma, in pianura, può essere, ecco, in una grande città, può essere, però non nello specifico, né vicino al mare e né vicino alla montagna, una via di mezzo. Ma cuoricino, il tuo vero amore potrebbe vivere lontano da te. Questa carta del mondo. È una persona, con la quale tu comunicavi o comunicate, vi vedo parlare, vi vedo comunicare e mi viene da dirti che, con questa carta del mondo lui possa essere distante da te. È un qualcuno, che in questo momento ricorda, come allo stesso modo tu, i bei momenti che avete vissuto insieme in passato, o questa carta che ci parla di bei momenti vissuti insieme, mi viene da dire che tu questo vero amore lo conosci già, cuoricino. Ed è un qualcuno che in questo momento sa quello che vuole. Allo stesso modo devo dirti che sotto certi aspetti è possibile che, abbia detto o fatto cose, magari, che abbia detto cose un po' per circostanza e che non sia stato completamente sincero con te, però ha le idee chiare. Io lo vedo un qualcuno che per te, oltre che al sentimento, in particolar modo loro qua ci evidenziano, una forte passione tra voi due, mi dicono che questo tuo vero amore è una persona molto affascinante, con uno sguardo particolare. Cosa intendo per particolare? Uno sguardo che colpisce, ha un qualcosa che, sicuramente colpisce. Piace essere guardato, piace sicuramente anche farsi i selfie, piace essere guardato e piace anche un po' guardarsi intorno. Mi fanno vedere questo. Ehm, io ti riconfermo che questo vero amore per me è lontano da te. Qui ci vedo dei viaggi per raggiungervi, per raggiungere lui o viceversa, lui per raggiungere te. Il tuo vero amore penso che sia un qualcuno che non ha, ehm, la capacità di affrontare,
le situazioni, come sarebbe giusto affrontarle. Adesso ti spiego. C'è un qualcosa qua che, è come se, in lui fosse, finito, e necessitasse, ecco, di ricominciare sotto un'ottica diversa. Perché ho questo 10 di spade, si è concluso un ciclo, lui sa che deve ricominciare, diversamente. Questo non significa finire, significa ricominciare, diversamente. E su questo aspetto io qua ci vedo indecisione. È consapevole di una certa determinata cosa, ma non ha, come ti posso dire, il coraggio, non ha sufficiente, tu mi hai capita, ho capito, per, andare a cambiare un certo qualcosa che limita la vostra situazione. Di fatto qua loro ci fanno vedere indecisione. Ho una carta dell'appeso che mi riconferma un po' quello che ti ho detto appena adesso. A mio avviso il tuo vero amore da troppo retta, permette che, persone dall'esterno si intromettano nella sua vita, e lui si comporta anche un po' di conseguenza, qui ci sono intromissioni, di più persone nella sua vita, e di fatto lui è come se, permettesse a queste persone, insomma, di averla un po' vinta, non dico di prendere le decisioni per lui, però qua manchiamo di coraggio, ecco, voglio essere elegante. Il tuo vero amore è possibile che, debba sperimentare adesso come adesso una anche un divorzio, una separazione, una questione legale molto importante per lui, qualcosa di legale, e che abbia di recente chiesto un aiuto a qualcuno per un qualcosa. Loro mi fanno vedere questo. Cosa ti posso ancora dire di questo tuo vero amore? Poi ti farò vedere anche, questo selfie, questa foto, ti darò la descrizione. Ti dico che è un qualcuno che adesso come adesso ha dovuto, a mio avviso, rinunciare a tanti, chiamiamoli piaceri, che magari un tempo si concedeva in funzione di questa cosa importante, questa cosa legale che loro ci fanno vedere qui, oppure che abbia, magari sta a significare che abbia deciso lui stesso di, ecco, dare un taglio a certi determinati atteggiamenti, con questo giudizio. E adesso vado a darti, a farti vedere chi è, come è fatto questo tuo vero amore. E per questo utilizzerò, questi 2 mazzetti, uno per gli uomini e uno per le donne, così, alle donne farò vedere, ecco, l'immagine, di chi è questo uomo, e viceversa agli uomini farò vedere l'immagine di questa donna, questo selfie. Cominciamo con l'uomo.
Vediamo chi è questa persona lontana per il cuoricino. Cuoricino, il tuo vero amore, io me lo vedo con i capelli scuri e occhi scuri. Presumibilmente potrebbe avere, ecco, una fisionomia come queste. Guardalo bene, spero che si veda, perché a volte faccio un po' difficoltà. Quindi una media statura, corporatura normale, ecco, e capelli scuri, non necessariamente folti come fanno vedere qua in queste carte, però io lo vedo coi capelli scuri, e una pelle fine, fine, anche non esageratamente scuro, di carnagione, e potrebbe avere i capelli folti. E non lo vedo con la barba, piuttosto che no, un po' così come ci fanno vedere qua. Vedi se lo riconosci. Cosa ti posso ancora dire di lui? È un qualcuno che avrebbe bisogno, a mio avviso, di andare un po' in palestra per, insomma, rinvigorire, ecco, quello che è un po' la muscolatura, il fisico. E questo è, per chi ha guardato, per le donne, è l'uomo, quello che ti ho descritto. Adesso andiamo per gli uomini, vediamo questa donna, questo vero amore com'è. Io la vedo con i capelli lunghi, molto lunghi, e potrebbero essere lisci o anche mossi, però capelli lunghi qua, e occhi tra il verde e il castano. Io però la vedo coi capelli lunghi. Guarda queste due carte. Ecco, potrebbe assomigliare a una di queste due donne che abbiamo qua. Vero amore per il cuoricino, una donna coi capelli lunghi, una donna con un fisico che potrebbe anche essere non eccessivamente magra, la vedo una persona amante degli animali, e la vedo una persona che ama chiacchierare, chiacchierona, questa donna per il cuoricino. Ed è una persona molto scaltra, ti dico ancora questo, molto molto scaltra. Una media statura anche lei. E adesso ti dico, questo vale sia per gli uomini che per le donne, l'iniziale del suo nome o del suo cognome, o l'iniziale del paese dove il tuo vero amore vive, paese o la città. Questa lettera può fare
riferimento a lui, o a lei. Per il cuoricino. Beh, mi viene da dirti subito la lettera G. G di Giovanni o Giovanna, ricordate è l'iniziale, questi nomi che dico servono solo per, ecco, farvi capire meglio qual è l'iniziale. Lettera G. Lettera F di Francesca o Francesco. O tante lettere A, può essere la A di Andrea e la lettera E di Enrica o Enrico. Altro, la lettera G te l'ho già detta. Guarda, ci aggiungo la D di Daniele o Daniela. E queste sono cuoricino. Vedendo queste carte e vedendo la tua stesa, mi viene da dirti che, tanto che le ritiro, quando ami qualcuno devi amarlo così com'è e non come vorresti che fosse, perché qua mi sembra che ci sia il tentativo di voler cambiare a tutti i costi una situazione dove peraltro, ecco, sembrerebbero esserci grossi limiti voluti da lui o da lei, limiti dai quali sembrerebbe che lui non voglia, ecco, uscire per il momento. Più che uscire, ecco, qui c'è questo 10 di spade, c'è un qualcosa che si deve concludere per dare inizio ad un qualcosa di diverso e lui o lei lo sanno, solo che c'è indecisione. Andiamo a vedere qua con gli arcani maggiori cosa ci prospettano per il futuro. Vediamo, per il cuoricino. Ci vedo che c'è ancora un po' da sudare, cuoricino, in questa situazione. Qui abbiamo questa carta del diavolo. Vediamo. Beh, con questa imperatrice finale mi viene da dire che, ok, c'è ancora un po' da sudare in questa situazione con questo vero amore, però poi l'imperatrice è un po' la chiave del successo in questa cosa. Perciò se ciò che ho detto fa riferimento alla tua situazione, non arrabbiamoci troppo, mettiamo da parte questa rabbia in funzione di trionfare con questa imperatrice. Ricordati che quando l'amore non è follia, non è amore. Viene da dirti questo, cuoricino. Quindi adelante con questo vero amore. Ricordati l'imperatrice, E ho detto tutto. E questo era per te, cuoricino. Caricarti le batterie. E mi viene da aggiungere prepararsi a ricevere e non attendere di ricevere, perché una di voi me l'ha ricordato sotto l'ultimo video
Era una frase che dicevo una volta e poi non l'ho più detta, quindi prepararsi a ricevere e non attendere di ricevere. Adelante, cuoricino. Orologio. Suerte per te. Andiamo a farci questo selfie del tuo vero amore. Prima però vediamo chi sei tu, orologio. Beh, orologio per me è un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine. Potrebbe anche essere di un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Chi sei tu, orologio? Sei una persona che in questo momento ti vedo stare particolarmente bene in un aspetto, circa un aspetto della tua vita. Ti vedo stare come se tu avessi raggiunto una consapevolezza, un qualcosa, insomma, ti vedo stare bene in un aspetto della tua vita. Allo stesso modo ti vedo con delle prospettive, con dei sogni, con un qualcosa che vuoi realizzare, e questo proprio in funzione di questa ritrovata consapevolezza, in positivo. Io ci vedo questo, in positivo. Hai, ehm, abbondanza, economicamente parlando ti vedo stare bene, quantomeno avere un lavoro, insomma, sei una persona che, ehm, diciamo economicamente parlando, se la passa bene, C'è solo un po' di titubanza su queste cose che tu vuoi realizzare, ma che, così non dovrebbe essere per me. Orologio. Adesso come adesso, secondo me, tu stai intraprendendo un qualcosa, c'è un qualcosa che sta nascendo, che può essere anche emozionalmente parlando, questa carta. C'è un intraprendere, un qualcosa, molto che è anche molto legato a questa carta delle stelle, secondo me. È un qualcosa di bello per te. Vediamo che cosa ci dicono altro. Qui ho questa carta della famiglia. Allora, o tu vuoi sposarti, andare a convivere con qualcuno, insomma mettere radici, mettere delle basi solide, concrete nella tua vita, anche sentimentalmente parlando, questa carta sta a significare. E sono molto queste 2 carte sono legate, erano una sull'altra. C'è, in questo momento nella tua vita una situazione dove tu stai o vorresti mettere, ecco, delle basi concrete e con un qualcosa che riguarda la famiglia o una cosa di questo tipo, mh? Qui abbiamo questo re di denari che talvolta ci fa sospirare, cioè forse ecco tu, orologio, sei molto intraprendente, dall'altra parte, l'intraprendenza non manca, però il re di denari per me è uno un pochino lento, una cosa di questo tipo. Siamo lenti. Mh.
Circa questo mettere delle basi, delle cose concrete, circa questa situazione. Ho questa carta del matto, che cos'è che ehm, di che cosa non sei convinta o convinto? Orologio, mi viene da chiedertelo, perché qua c'è, in questa carta del matto, una titubanza circa una concretezza, nella tua vita. Di fatto qua ci fanno vedere che qualora tu decidessi di intraprendere una qualsiasi cosa che vuoi fare, va a buon fine, qua si raccolgono i frutti delle nostre fatiche, quindi, orologio, cerchiamo di non, essere troppo indecisi, perché ci parlano di realizzazione qua. E ti dico anche che nel breve, insomma nei prossimi mesi, io ti vedo fare un viaggio qua. C'è questa carta del carro. Può essere un viaggio o un trasloco, ma presumibilmente un viaggio. E anche di una certa distanza, volendo. Cosa ti posso ancora dire di te? Che ti vedo una persona giovanile, che potrebbe non dimostrare l'età che ha, o anche essere molto giovanile nei comportamenti. Ci vedo anche, se posso permettermi, forse un pizzico di immaturità su certe, diciamo, cose, ecco. Qui è la carta un po' del giovane, dell'immaturo, del giovanile, con tutto il rispetto, nel senso, ti sto solo descrivendo, cosa sta a significare questa carta. Orologio, ti parlo del tuo vero amore adesso. Bando alle ciance. Andiamo a lui o a lei? Tuo vero amore? Io me lo vedo di un segno d'aria. Gemelli, Bilancia e Acquario. Potrebbe anche essere di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, o avere un ascendente in uno di questi segni. Non escludo un segno di terra, perché ho questo Re di denari e un Toro, Capricorno, Vergine. Anche come ascendente, Il tuo vero amore, per me è un qualcuno che vive già con te. Potreste già essere insieme con questo 10 di coppe. O potrebbe essere legato, anche qua, questo 10 di denari, 10 di coppe, insomma, qua c'è, a mio avviso, un qualcosa di concreto, che è come se loro mi dicessero qua: concreto sì, ma sotto certi aspetti dei progetti, un qualcosa che è stato detto, è stato, insomma pianificato, non è ancora andato in porto. E di fatto al tuo vero amore questa cosa crea, un po' di stanchezza, di insofferenza. Io il tuo vero amore lo vedo molto innamorato, qua c'è un Re di coppe, abbiamo anche questo Re di denari. Mi viene da dirti che, essendo un interattivo, possibilmente loro potrebbero anche indicarci che potrebbero essere anche 2 persone diverse, però io devo parlarti di un vero amore e io lo vedo completo, con un Re di denari e un Re di coppe,
abbiamo la concretezza e i sentimenti. Mm? Eh, per me state insieme, orologio, siete insieme e dovete mettere, ecco, delle radici o delle cose, diciamo, dovete concretizzare un qualcosa di importante con questo vero amore. Ma mi viene da dire qua che ci vedo innanzitutto, attenzione che questa è la carta dell'anima gemella e della fiamma gemella, che qui si guardano l'un l'altro, ma in realtà dicono che il vero amore non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. Qua mi sembra che questo tuo vero amore, insomma, stiate guardando insieme nella stessa direzione, ma c'è un qualcosa che appunto insomma non va in porto come dovrebbe. Ci vedo dei gran sentimenti qua. Ho l'asso di coppe, avevamo il re di coppe, la regina di coppe. È come se questa situazione dovesse ritrovare un po' un equilibrio, questa giustizia. Intendo come se questo tuo vero amore dovesse, ecco, riequilibrare un po' certe dinamiche, perché qua, insomma, c'è qualcosa di bello, asso di denari. Adesso ti devo parlare di questa torre e di questo 5 di coppe. Penso che il tuo vero amore è possibile che non abbia ancora completamente metabolizzato un qualcosa che fa parte del suo passato. Perché ti dico questo? Perché per me il 5 di coppe sta a significare quello. Come se un qualcosa non fosse stato ancora completamente metabolizzato, circa, ecco, una rottura. O che lui, per ovvie ragioni, possa ancora essere vincolato in una situazione del passato o un qualcuno che lo trattiene. Vedi? Il tuo vero amore lo vedo vivere al mare. Volevo già dirtelo prima, però te lo faccio vedere. Vedo che vive in una città di mare o una città a ridosso comunque dell'acqua, anche una regione che può far riferimento al mare. Comunque qui mare, assolutamente. E lo vedo preoccupato circa questa donna, questa regina di spade. C'è una qualcuna che secondo me vuole mettere voce in capitolo circa un qualcosa di lui. Può essere anche un qualcuno, al maschile, convertitela voi, e che non è una persona piacevole. Qui c'è da ritrovare un equilibrio con questa regina di spade. Ci vedo del gran amore qua, orologio. Anima gemella, fiamma gemella, asso di denari, una certezza. E poi avevo tante carte di certezze. Una persona che vive al mare. Un qualcuno che te l'ho detto, qui c'è da riequilibrare una situazione con una donna o un uomo, qualcuno che
non ci fa bene orologio. Forse, ecco, non fa bene a questo desiderio, questa voglia di concretizzare, di materializzare un qualcosa fra voi due. Andiamo a vederci questo selfie. Vediamo com'è, lui o lei. Cominciamo da lui. Orologio. Qui abbiamo, a mio avviso, un uomo che può portare, ecco, un po' di barba. Un uomo, io lo trovo sicuramente affascinante, con uno sguardo bello, uno sguardo particolare. Spero che tu riesca a vederlo. Potrebbe avere, ecco, delle caratteristiche fisiche tipo questi. E me lo vedo coi capelli lunghi, oppure un po' più lunghi del solito, però barba, vedi? Baffi, barba o una barbetta incolta. Una media statura, non altissimo, però ecco, coi capelli lunghi e folti, questo mi viene da dirti. Magari non lunghi, molto folti, castani. Castani anche un po' tendente al chiaro, non esageratamente scuri. Occhi castani. E le mani lo vedo con ecco, queste mani particolarmente belle. Deve avere delle belle mani, dita affusolate. E anche lui forse avrebbe bisogno di fare un po' di palestra, anche se non lo vedo messo male fisicamente, però come il vero amore del cuoricino che abbiamo visto prima, qui c'è bisogno di rinforzare un po'. E questo è per te, vedi se riconosci o riconoscerai il tuo vero amore. Adesso andiamo a vedere per la donna, nel senso l'uomo che sta guardando com'è la donna. Vediamo questa donna com'è. Io questa donna la vedo con capelli castani, mi correggo, potrebbero essere anche molto scuri, capelli scuri, occhi scuri, guarda, una somiglianza con una di queste due qua. Ci sono, ecco,
dei tratti sicuramente, magari l'espressione o ecco, pelle la vedo chiara di carnagione, una pelle magari, non abbronzata, addirittura un po' pallida talvolta, Ehm Capelli potrebbero essere, perché qua ecco in questa carta non riesco a vedere la lunghezza, però, non capelli corti, potrebbero essere sulle spalle o poco più, mh? Però vedo una donna con una pelle molto chiara, di quelle che magari, ecco, non riescono ad abbronzarsi, un po' come me, che faccio fatica ad abbronzarmi. Occhi verdi, castano verdi. E c'è, diciamo una caratteristica che ha questa donna, che è come se avesse sempre lo sguardo un po' triste, un po' imbronciata, mh? Che magari poi non è triste, però ci sono magari quelle persone che hanno l'aria più seria, ecco, più seria, mettiamola così. Io vedo questa per te, orologio. Ehm, Cosa ti posso ancora dire? Magra, la vedo molto magra. Andiamo alle iniziali. L'iniziale del nome, del cognome, può essere l'iniziale della città o del paese dove questa persona vive. Mh. Sono le iniziali, anche se io dico un nome per farvi capire meglio qual è l'iniziale, voi considerate l'iniziale. Per l'orologio, mhmm, la S di Sara o di Sandro, Sergio, la C di Claudio, Claudia, la la P di Paolo, Paola, e la F di Francesca o Francesco, non so se era già uscita prima la F, però ce l'ho anche qua. Può essere l'iniziale del nome o del cognome, o l'iniziale dove vive questa persona, il paese o la regione. La L di Laura, oppure può essere Liguria. Queste sono orologio per te. A grandi linee penso di averti descritto un po' chi può essere lui o lei. Adesso vado ancora a mettere giù una carta degli arcani maggiori, perché qua allora c'è da concretizzare un qualcosa di importante e andiamo a vedere quali sono le prospettive. Aspetta che non voglio mischiare queste carte qua perché ci servono per dopo. Oltretutto qui si sta parlando di una fiamma gemella, o di un'anima gemella. Quindi questo concretizzare, cioè, è veramente qualcosa di importante. Ehm, Vediamo, cosa ci dicono gli arcani maggiori per te.
per l'orologio. Carta delle stelle. Non a caso, c'era già uscita qua. E con questa carta delle stelle io sono dell'idea che ciò che tu vuoi fare, vuoi concretizzare, insomma, se non è già adesso, sia alle porte, eh. La carta delle stelle è una carta di sogni, è una carta di speranza, di aspettative. Si dice che, ecco, un grande amore è un po' l'ombra di un grande sogno, e qua io ci vedo un grande amore con questo Re di coppe, poi con questa carta delle stelle finale già che mi era uscita prima, e insomma, orologio, e ti dico che qui ci fanno ben sperare, questa carta delle stelle negli arcani maggiori ci fa ben sperare che dopo un periodo magari di difficoltà vada a concretizzarsi quello che, ecco, tu ti aspetti, quello che stai sognando, questo grande amore che è un po' l'ombra di un grande sogno. Orologio, adelante, con questo vero amore. E prepararsi a ricevere e non attendere di ricevere. In questo interattivo lo ripeterò in tutte le varianti. L'ho già detto prima e lo dico anche nella tua. Adelante, orologio. Elefantino, la forza, suerte, per te. Andiamo a farci questo selfie del tuo vero amore. Innanzitutto però vediamo chi sei tu, elefantino, vedi che si veda. Ok. Vediamo chi è l'elefantino. Beh, il nostro elefantino è sicuramente di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ma potrebbe anche essere di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Elefantino, qua adesso ti devo parlare di te. Innanzitutto posso dirti che sei una persona dotata di un intuito particolare, c'è questa carta del mago, o puoi essere un qualcuno che comunque si ingegna, si prodiga per realizzare ciò che desidera. Ecco, non sei uno che tira i remi in barca e quello che succede, no. Oltretutto può essere che tu sia anche un qualcuno che ha un'attitudine in ambito esoterico, piace, ecco, l'esoterismo, piace leggere i tarocchi, insomma hai un'intuizione, hai una capacità qua importante. La prima cosa che mi viene da dirti, e anche con questo imperatore un bel caratterino, non ci risparmiamo neanche sul carattere. Fococciuto il nostro elefantino, mi viene da dirti. E qua stiamo aspettando, o è arrivata di recente, una comunicazione o un messaggio. Questa è una carta di comunicazione, di messaggi, circa, ecco, una situazione, un qualcosa che fa riferimento a te. Io ti vedo una persona che ama stare in compagnia, piace, ecco, condividere,
viaggiare, questa carta del mondo, questo cavaliere, anche qua avevamo una carta di viaggio, che è questa persona che ama viaggiare, che sarebbe sempre in giro per il mondo. Sì, ti riconfermo con questa luna l'attitudine in ambito esoterico, elefantino. E non indifferente tra l'altro. Mhmm, Mi viene anche da dirti che, per te, secondo me, perché vedi qui abbiamo questa regina di spade e la carta del mondo, potrebbe esserci un uomo o una donna distante, da te, che, ultimamente, potrebbe, ecco, essersi comportata, con te in maniera un po' fredda, un po' distaccata, mh? Mi fanno vedere questo. C'è un qualcosa nella tua vita dove tu ti senti un po' come questo appeso, come se non riuscissi ad andare né avanti e né indietro. Mh? C'è, questa situazione dell'appeso che ti limita. Ehm, Oltretutto con questo 2 di spade, ecco, 2 situazioni dove, tu devi, scegliere. Ci sono delle scelte da fare per te. Mh. Qua per l'elefantino, ehm, mi viene da dirti che, abbiamo secondo me, scusa se mi sono interrotta, ho fatto un attimo di mente locale perché, allora, qui abbiamo il mago, la luna e poi c'è questa carta che è il 3 di bastoni. Secondo me, se già non lo stai facendo, dovresti, ehm, coltivare questa tua attitudine, questa tua intuizione, questo magari riuscire a prevedere anche degli eventi, che poi succedono, perché è un qualcosa di veramente bello che tu hai, ma ne sei sicuramente al corrente. Ecco, adesso io ho voluto ripeterti questa cosa, però con questo 3 di bastoni per me, ecco, è un qualcosa che esiste, che c'è, una certezza circa questa cosa che ti ho detto. E altro, cosa ti posso dire, una situazione che non va né avanti né indietro con questo appeso, e qua abbiamo quest'imperatrice, è una situazione che, rimane così un po' momentaneamente, perché poi con l'imperatrice, ecco, si va a sicuramente a sbloccare, andiamo a trovare la formula giusta per, uscire da certe situazioni un po', come si suol dire, stagnanti che non vanno da nessuna parte. Potresti avere qualche preoccupazione lavorativamente parlando, elefantino, perché lo vedo qua. Può essere lavorativa, economica. O dove, c'è titubanza, mh? Forse vuoi cambiare lavoro o stai cercando un lavoro o una cosa di questo tipo, mh? Adesso ti parlo del tuo vero amore. Mh.
Il tuo vero amore è, di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potrebbe anche essere, di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, o avere un ascendente in uno di questi segni. E il tuo vero amore è un qualcuno che fa un lavoro a contatto col pubblico, la vedi? Può essere, non lo so, anche volendo nel mondo dello spettacolo o a contatto col pubblico, di fronte a tanta gente, la vedo o lo vedo. Mm? E il tuo vero amore è un qualcuno che come te, vedi, non a caso qua c'è uscita la luna di nuovo e ce l'avevamo già qua, ha una capacità e un'attitudine particolare, mi ripeto, in ambito anche esoterico, un intuito, un qualcosa che può essere una cosa che condividete. Il tuo vero amore è, aspetta che voglio mettere giù ancora queste carte. È un qualcuno con il quale tu comunichi o comunicherai, questa è una carta di comunicazioni. Se non lo conosci ancora, lo conoscerai comunicando, parlando, scrivendo, può essere, ecco, con questa carta anche può far riferimento a internet, anche via social, Facebook, insomma tutte quelle cosine lì. Io ci vedo comunicazione, un parlare. E questo tuo vero amore, secondo me è un qualcuno, perché lo vedo di qua, che potrebbe vivere vicino alle montagne. Vedi questa montagna, poi ce l'avevamo anche un po' qua. E a ridosso delle montagne o in montagna, insomma, o in collina, mettiamola così. Però ci vedo tanto la montagna. Se non state ancora comunicando, è possibile che tu l'abbia già visto da qualche parte, questo vero amore elefantino, e che diciamo ci sia tra di voi o ci sarà tra di voi una sorta di comunicazione scritta inizialmente. Lo vedo una persona sola, c'è questo eremita, quindi presumibilmente non sta con nessuna o nessuno. Qui lo vedo solo. E mi è di nuovo uscita la carta del mago anche qua, insomma. Qua c'è una coppia, o ci sarà una coppia qua con questo vero amore, dove la magia, ecco ti dico la magia perché sia per lui che per te c'è uscito il mago, per lui o lei. E c'è un qualcosa di magico, ci sarà un qualcosa di magico in questa relazione, e tuttavia devo dirti però che adesso ci vedo delle rinunce. Questa è una carta di rinunce, è una carta di prendere delle decisioni, con questo 2 di spade, è una carta, o questa carta del 9 di spade che ci parla di ansie,
e non escludo che questo tuo vero amore possa essere anche corteggiato o corteggiata già da qualcuno, che ho questa carta qua. Se non sì, io qua ci vedo un corteggiatore, un qualcuno che potrebbe intromettersi tra di voi, o un qualcuno che si intromette, ecco, mettiamola così, o che si intrometterà. Di fatto però io lo vedo solo, o sola o solo. Con questo eremita o si sente solo o sola. Una cosa di questo tipo. Adesso andiamo a vedere com'è la descrizione. Cominciamo dall'uomo. Quindi è per le donne che guardano, Vediamo com'è questo uomo per l'elefantino. Ma, mi viene da dirti chiaro di capelli, potrebbe essere capelli chiari e occhi chiari. Come immagine questa. Capelli ricci, magari mossi, occhi chiari, spero che si veda. Capelli chiari e un bel fisico in questo caso, Un bel fisico ci vedo. Alto di statura, e muscoloso, una persona che tiene particolarmente alla sua immagine, al suo fisico, al suo corpo, gli piace magari anche mostrarsi, farsi dei selfie. Comunque capelli ricci, corti, ricci e occhi chiari in questo caso, Vediamo la donna com'è per gli uomini che stanno guardando. Io ci vedo una donna con i capelli chiari anche qua. Anche se qua non si vedono. Però capelli lunghi, chiari, qua sono raccolti. Castano chiaro, ecco, può essere anche bionda, ma un castano chiaro. Occhi verdi, azzurri, verdi. E dovrebbe avere, ecco, dei lineamenti, un qualcosa che ricorda una di queste carte. Guardala bene. Quindi lo sai tu qua, La vedo con un bel fisico. Non magrissima, ma un bel fisico, un bel corpo. La vedo una persona molto determinata, intelligente.
Bella. Elefantino, tanta roba qua. Adesso ti dico le iniziali del nome, può essere l'iniziale del nome, del cognome o del paese dove questa persona vive o della regione. Allora, qui abbiamo la F di Firenze o di Federico, la N di Nadia o di Nicola, la T di Torino e ma mi viene da dirti anche la lettera P, ce l'ho qui e qui, P di Pietro, e la lettera R di Roma, Roberto, Roberta. E queste sono, Elefantino. E ripensando alla tua stesa, stavo pensando cosa riesco ancora a dirti. Qui avevamo queste carte di viaggi anche. Dovresti essere una persona molto amante dei viaggi e allo stesso modo anche il tuo vero amore lo è. Mi viene da dirti che ricorda, Elefantino, che sto cercando la carta, la vita è un viaggio e le fermate migliori sono le persone speciali e questo tuo vero amore lo è una persona speciale come lo sei tu. Avevamo il mago per lei o per lui e avevamo il mago anche per te. Quindi qua ci sono due persone veramente speciali e l'ho già detto prima, ma mi ripeto, quando l'amore non è follia, non è amore. Con queste due carte del mago, ok? Elefantino, tu mi hai capita, ho capito. E adelante, Elefantino, mi raccomando, a caricarsi le batterie, ma tu non ne hai bisogno perché sei un mago o una maga. Voilà, con oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi seguita e vi auguro una buona settimana perché domani è lunedì e come al solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!